assolutamente pionieristico, perché quando ho cominciato nel lontano 2009 non c'erano né linee guida né articoli, non c'erano neanche ancora tutti i materiali per poter fare quello che avevo in mente di fare. Visionario, perché nessuno ancora aveva visto quello che poteva essere il domani, soprattutto nel 3D, perché quando io ho cominciato nel 3D non c'era nulla, soprattutto nel mio settore. Magari nella parte protesica un po' io sentivo che c'erano già attività, e quindi io ho guardato un po' quello che succedeva dai miei, diciamo, cugini, che sono quelli che fanno la protesica, diciamo. Quindi questo è stato il mio, forse lo spunto che mi ha dato. Però non c'era niente, non c'erano addirittura anche pochi software che facevano quello che io volevo fare. E poi nel mio immaginario c'era sempre stato questa, sognavo di poter creare qualcosa senza usare le mani, ma usare magari il cervello. Questo è stato lo scopo. Poi ovviamente la macchina mi ha permesso di tramutare il pensiero in un prodotto finito, quindi questo è stato l'altro passo. E poi la perseveranza. Ho perseverato perché ci ho creduto non al 100% ma al 150%.